Paolo, direi che siamo quasi arrivati alla fine dell'intervista, però non so se hai avuto modo di ascoltare le interviste che di solito faccio, ma mi piace chiuderle con una domanda marzulliana. Quindi, se tu fossi stato al posto mio, che domanda avresti fatto a Paolo? Diciamo una domanda frequente che mi fanno e che mi piace rispondere è questa. Qual è l'errore più comune che fanno le aziende quando vogliono iniziare a implementare Scrum, no? E magari lo fanno senza un supporto di qualcuno che lo conosce bene, lo provano solo leggendo. L'errore più comune che io vedo è che nel momento in cui mettono in piedi le 11 regole dello Scrum, no? I 3 ruoli, i 5 eventi, i 3 artefatti, eh, trovano immancabilmente dei problemi, ok? Non riescono a seguire una di queste regole. Questi vengono trattati come problemi e quindi quello che fanno molte aziende è che piegano la regola dello Scrum perché se no ho questo problema, che è un errore molto, molto profondo, nel senso che per come lo intende Jeff, lo Scrum sono dei vincoli che ti forzano ad avere un comportamento virtuoso, ok? Sono dei constraint, dice in inglese. Quindi se voi un'azienda prova a fare Scrum e non riesce a implementare una delle 11 regole dello Scrum, quello non va preso come un problema, va preso come un sintomo. E su quel sintomo bisogna fare un'analisi a ritroso, no? Una root cause analysis, per capire qual è il problema. Un po' come se tu, non so, hai mal di testa, no? Hai mal di testa continuamente, vai in farmacia e ti prendi una pasticca per mal di testa. Ti toglierai probabilmente il mal di testa, ma non ti sei tolto il vero problema. Mhm. Magari è un problema. Cosa invece si dovrebbe fare uno che ha frequentemente mal di testa? Vai dal medico che ti fa delle analisi e cerca di trovare qual è la causa di quel mal di testa. Non cerco di togliere il sintomo, ok? Quindi il confondere i sintomi con i problemi fa sì che si fanno solo dei quick fix, solo delle pezze a un processo che ha dei problemi sostanziali e quindi lo Scrum non ottiene quello che vorrebbe fare, cioè lo Scrum ti vuole far cambiare la tua organizzazione verso qualcosa di meglio, ma se tu spegni tutti i sintomi, ecco che i problemi rimangano là. Quindi ecco, è importante ogni volta che c'è qualcosa che non va, non deve essere percepito come un problema, cioè qualcosa anche imbarazzante, è qualcosa che dovremmo dire, ah fantastico, abbiamo un problema, facciamo root cause analysis, qual è la causa e risolviamo quella. Ti faccio un esempio, c'è un team recente, nuovo, quindi abbastanza immaturo ancora, no? Abbastanza giovane, e non riuscivano a fare refinement. Ah, ok, va bene. Perché non riuscite a fare refinement? Perché le cose nel backlog sono poco chiare. Perché le cose nel backlog sono poco chiare? Perché quando arrivano dai commerciali mancano le informazioni fondamentali che poi scopriamo solo dopo. Ok? E come mai i commerciali omettono queste cose? E facendo questa cosa abbiamo scoperto che c'era un processo di prevendita un po' troppo, come dire, facilone, pensato per dei periodi in cui i prodotti erano molto poco complessi, che non era mai stato aggiornato e quindi passava per un form, quindi c'aveva questa sorta di filtro che filtrava le informazioni utilissime che invece avevi in fase di prevendita. Quindi cambiando quel processo, un processo di prevendita, quindi pensa quanto lontano dalla vita del team, che è successo è che le informazioni hanno cominciato a fluire negli item del backlog e quando le persone si sono messe lì a fare refinement era più facile scomporlo in storie perché adesso era chiaro cosa serviva. Quindi ecco, le difficoltà vanno viste come opportunità. Paolo, questa cosa mi fa ripensare a una delle tue citazioni che mi sono rimaste più impressi, che Scrum è quasi come un sistema di debugging per l'organizzazione. È esattamente questo, sì, sì, è un modo per fare debugging. Ora i non informatici diranno, che cosa vuol dire? Debugging è quando si toglie gli errori da un software. Quindi sì, è un modo per far emergere i problemi uno a uno e poterli sistemare in maniera proprio sistematica, direi, no? Mhm. E quindi passare da un sistema rotto a un sistema che funziona. Paolo, l'intervista direi che è conclusa. Io ti ringrazio per l'ennesima volta per la Io disponibilità ringrazio te, e guarda, per i è stato un piacere. contenuti che ci hai donato. Insomma, sono convinto che chi ascolterà questa puntata avrà un sacco di spunti per crescere, per andare a spulciare qualcosa di nuovo. Quindi grazie ancora. Spero di rivederti presto, perlomeno prima rispetto all'ultima volta che ci siamo visti. Sicuramente ci vedremo a qualche conferenza prossima avventura e quindi sarà un piacere. Grazie.